Siete pronti a sognare con Zibù? Allacciate le code, si parte nel mondo dei sogni! La sera di Natale stava arrivando lentamente. Fuori dalla finestra il cielo era blu scuro e pieno di stelle. Dentro casa il camino scoppiettava piano. Zibù era seduto sul tappeto e guardava il fuoco salire e scendere. Il suo nonnino era vicino al tavolo e stava preparando un piccolo pacchetto. La carta era lucida e il fiocco rosso brillava alla luce del fuoco. Zibù si avvicinò piano. Cos'è? Chiese con curiosità. Il nonnino sorrise senza rispondere. Aprilo! Disse con voce calma. Mise il pacchetto tra le zampe di Zibù. Zibù sciolse il fiocco lentamente. Sollevò la carta con attenzione. Dentro c'era una bussola. Non era una bussola come le altre. Il vetro era limpido come acqua. L'ago brillava come una piccola stella. Zibù guardò la bussola con occhi grandi. Poi guardò il nonnino. È bellissima! Disse. Il nonnino si sedette accanto a lui. Indicò la bussola con un dito. Questa bussola non serve a trovare strade qualunque. Zibù fece girare la bussola. L'ago girò un attimo, poi si fermò deciso. Puntava sempre nella stessa direzione. Il nonnino parlò piano. Segui sempre il nord. Zibù rimase in silenzio. Guardò l'ago. L'ago sembrava chiamarlo. Fuori iniziò a cadere la neve. Dentro casa era caldo. Zibù guardò la bussola, poi guardò la porta. Sentì che doveva andare. Si alzò lentamente. Vado a vedere! Disse. Il nonnino annui. Aprì la porta di casa a Zibù. L'aria fredda entrò piano. Zibù uscì stringendo la sua bussola. Dietro di lui la luce restò accesa. Poco lontano c'era un bivio. Un sentiero era largo e comodo, l'altro era stretto e coperto di neve. Zibù guardò la bussola. L'ago puntava verso il sentiero stretto. Zibù fece un respiro. Va bene! Disse e andò avanti. La campagna si aprì davanti a lui. I campi erano bianchi, gli alberi erano lontani e il vento iniziò a soffiare piano. Sembrava cantare. La bussola brillava un po' di più. Zibù camminava senza fermarsi. Ogni tanto controllava l'ago. L'ago non cambiava mai. Zibù arrivò a un ruscello. Sopra c'era un ponticello di legno. La neve lo rendeva scivoloso. Zibù fece un passo, scivolò leggermente e si fermò subito. Restò immobile e guardò la bussola. L'ago era fermo e Zibù capì. Fece passi piccoli, attraversò il ponte e arrivò dall'altra parte. Davanti a lui c'era un bosco di abeti. Tra i rami brillavano piccole luci. Zibù entrò nel bosco. Il silenzio era profondo. La bussola illuminava leggermente il sentiero. Zibù camminava piano e le luci sembravano muoversi. L'ago puntava sempre più avanti. La neve cadde più fitta e tutto diventò morbido. Zibù arrivò su una collina, poi si sentì un suono lontano. Zibù guardò avanti e vide una grande luce calda. E così Zibù arrivò davanti a un grande portone rosso con su scritto Casa di Babbo Natale. Il cuore di Zibù batteva forte. Suonò il campanello e il portone si aprì. Un profumo buono riempì l'aria. Dentro c'erano luci e pacchi. Zibù entrò piano piano. La casa era piena di movimento, ma non era allegra come doveva. Babbo Natale arrivò. Sorrise vedendo Zibù. Oh oh oh, sei arrivato seguendo il nord. Indicò una slitta. Manca la stella guida. Zibù guardò la bussola e l'ago tremò leggermente.
La casa di Babbo Natale era piena di movimento. Gli elfi correvano avanti e indietro. I pacchi erano ovunque. Zibù guardò la slitta. Davanti lo spazio della stella guida era vuoto. Babbo Natale lo notò. Oh oh oh, la stella guida non è pronta. E senza di lei non possiamo partire. Zibù guardò gli elfi al lavoro, guardò i pacchi ancora aperti, strinse la bussola. L'ago non girava, restava fermo. Babbo Natale continuò. Quando il Natale è in ritardo, tutto deve essere fatto insieme. Oh oh. Zibù fece un passo avanti. Gli elfi si fermarono un attimo e poi sorrisero. Da quel momento tutto cambiò. Zibù aiutava come poteva, portava pacchi, indicava quelli giusti, seguiva Babbo Natale. La bussola brillava. Uno dopo l'altro i regali furono tutti pronti. Allora accadde qualcosa. La bussola di Zibù si illuminò. Una luce uscì piano, si raccolse davanti alla slitta. La luce prese forma, era la stella guida, si posò al suo posto e la slitta brillò come non mai. Gli elfi applaudirono e Babbo Natale sorrise. Oh 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 oh, ora sì. Disse, salì sulla slitta e guardò Zibù. Oh oh oh, vieni con me. Il cielo era pieno di stelle, la stella guida apriva la strada e finalmente volavano insieme. La slitta volava nel cielo pieno di stelle, sotto le case dormivano, la stella guida illuminava la strada. Zibù guardava il mondo dall'alto, la bussola tra le sue zampe brillava come non mai. L'ago si mosse, indicava casa sua. La slitta scese tra la neve e si fermò davanti alla casa del nonnino. Babbo Natale sorrise a Zibù. Zibù scese e la slitta ripartì nel cielo. Dentro casa il fuoco scoppiettava e il nonnino era proprio lì che lo aspettava. Zibù si sdraiò sul divano, mise la bussola accanto a sé e l'ago fece un piccolo scatto, poi si fermò. Fuori una stella brillava. Era Natale. E fate i bravi, e Babbo Natale arriverà anche da voi. Buon Natale, bambini. Mua.